Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, almeno uno su due siamo riusciti a farlo rinnovare. Parliamo del rinnovo di Mario Rui, del quale sono contento e non poco perché la grana terzino sinistro, a mio avviso, sarebbe stata una cosa complicata da risolvere. Ne parliamo in questo video ragazzi, se volete iscrivetevi al canale come sempre, la stessa operazione che alla fine impiega 2 secondi. Un'iscrizione se vi piacciono i miei contenuti, un like a questo video. Sempre Forza Napoli. Siamo qui a parlare delle notizie del nostro Napoli di calciomercato, in questo caso il rinnovo di Mario Rui e questa situazione centrocampistica che non si sblocca, ma si sbloccherà a breve. Allora, sono contentissimo del rinnovo di Mario Rui perché andare sul mercato a 15 giorni dalla fine del calciomercato diventa difficile, soprattutto rimpiazzare un terzino sinistro. Vi spiego il perché. Voi mi direte: sì, ma la stessa cosa, Zielinski non rinnova, comunque stiamo prendendo i centrocampisti. Sì, però se vogliamo parlare di disponibilità e rientrando comunque in range economici senza cifre spropositate, rimpiazzare un terzino sinistro in percentuale è molto più difficile che trovare un centrocampista che sia il centrocampista di prospettiva, che sia un centrocampista affermato dove paghi 40-50 milioni. Il terzino secondo me sarebbe stata una grana difficile da risolvere, quindi ottima operazione del Napoli. E poi io feci un video su Giuffredi e le sue dichiarazioni degli scontento tra gli scontenti, che parlava di Mario Rui. Se Mario Rui è talmente scontento di aver rinnovato, allora cambia mestiere, o meglio, lascia Mario Rui e spero che Mario Rui venga assistito da qualcun altro, perché tu proprio non è cosa tua. Comunque non voglio allungarmi su Giuffredi perché ho già fatto un video al riguardo e ho detto la mia. Quindi grandissima operazione del Napoli. 2026, continuiamo con Mario Rui, anche se abbiamo visto nelle amichevoli eh, pre-campionato che Olivera è stato schierato molto spesso e forse avverrà anche quest'anno. Non voglio dire un dualismo al 50-50, però secondo me si punterà molto più su Olivera, giusto così, calciatore che comunque doveva prendersi la fascia sinistra, era stato acquistato per mettersi sotto la chioccia di Mario Rui e diventare ancora più forte di quanto era. E io contro l'Apollon Limassol sono rimasto folgorato dal miglioramento a livello offensivo di Olivera, perché Olivera nel campionato scorso, quando è stato schierato a livello difensivo, non ha steccato quasi mai nessun movimento, però peccava in quell'inserimento dove lo spallettismo prevedeva il terzino che spingeva verso l'interno e si ritrovava nell'area piccola per poi poter mettere la palla in mezzo o segnare addirittura. Quindi era un po' acerbo da quel punto di vista, l'ho visto migliorato tantissimo, quindi abbiamo due terzini sinistri, uno che è una sicurezza dal punto di vista di assist, piede caldo, eh, sudare la maglia e amare questa maglia, perché Mario Rui ama la maglia del Napoli e di questo ne sono certo al 200%. L'altro è il terzino giovane che è già pronto per grandi palcoscenici, per grandi partite, per grandi avversari, quindi la fascia sinistra è blindata finalmente dopo tutte le chiacchiere d'estate e Lozano e Mario Rui e Zielinski e questo e quell'altro. Ha rinnovato Mario Rui, ha rinnovato Simen, abbiamo fatto il video ieri, potete recuperarlo sul canale se volete. C'è la grana Zielinski che l'altro ieri non vado in Arabia perché cattolicesima, non voglio andare, eccetera, eccetera. Ieri Zielinski ha accettato l'Arabia, oggi Zielinski ha accettato l'Arabia a malincuore. Se ne va, non se ne va. Si aspetta la chiusura di Zielinski per ufficializzare Gabri Vega. Io non è che voglio dire facciamo presto perché i tempi sono stretti, però nel caso ci sia
già la firma sui contratti di Zielinski in Arabia, facciamo quanto prima, che a me in primis dispiace perdere Zielinski, uno per la storia che ha fatto a Napoli, due per tutto ciò che ha vissuto, tre perché insieme a Mario Rui, uno della vecchia guardia ai quali sono affezionatissimo ancora tutt'oggi. L'altro punto è il livello tecnico di Zielinski. Siamo sicuri, sicuramente prendiamo Gabri Veiga che assolutamente non si discute, però si parlava anche di Cop Mainers e altri centrocampisti, Lo Celso per esempio. Dobbiamo sempre vedere se riescano a rendere come Zielinski, attenzione. Con questo non voglio dire che gli acquisti che farà il Napoli saranno di seconda linea o saranno investimenti futuri, scommesse, eccetera, eccetera. Voglio solo dire che non dobbiamo mai dimenticarci di ciò che stiamo perdendo a livello tecnico. Perché sono gli stessi addetti ai lavori a parlare, sono gli stessi calciatori, sono gli stessi compagni di squadra, sono gli stessi avversari che hanno affrontato Zielinski, che al di là di noi tifosi, me in primis, che possono vedere ogni tanto un calo fisico, discontinuità, tu fumo gol sotto la porta, arrivi sotto porta e sbagli un'occasione che per te sarebbe stata molto semplice, la butti fuori e noi tifosi ci arrabbiamo e allora ci attacchiamo a quelle piccole cose per poi trovare un giudizio globale che alla fine è sbagliato. Mi ci metto anche io tra queste, attenzione, perché sono il primo ad inveire contro Zielinski o qualcuno che sotto porta dice mamma mia, questa era semplice, l'hai buttata fuori, e uno, e due, e tre, sicuramente poi arrivo e sclero, però c'è anche da soffermarsi un attimo e farla a freddo l'analisi del calciatore, perché a livello tecnico perdiamo un grandissimo pezzo a centrocampo che verrà sicuramente rimpiazzato alla grande. Non sto dicendo il contrario, attenzione, però mi dispiace a livello emotivo che Zielinski vada via, mi dispiace per lo stesso calciatore perché credo che sia eh, l'unica offerta ovviamente arrivata al Napoli che rispecchi le pretese del Napoli per cartellino e per soldi da ricevere. Quindi mi dispiace che si viri verso la rabbia. Sarei stato sicuramente molto più contento se Zelischi arrivava a qualche club europeo e se lo prendeva. Tanto di cappello, però credo che comunque a livello caratteriale non sia un calciatore che si vada ad adattare molto semplicemente nel campionato arabo, perché vuoi o non vuoi è un ripiegamento, non è una scelta. Per quanto abbiamo letto almeno e per il mio punto di vista, credo che sia un ripiegamento per l'unica offerta arrivata e purtroppo dobbiamo farcene una ragione. Infatti, quanto leggiamo, Zielinski comunque lo perdiamo sicuramente prima dell'inizio del campionato. Vedremo poi chi arriverà. Stiamo aspettando Gabri Veiga, stiamo aspettando Cobb Manners. Non credo che arrivi, è tutto un fuoco di paglia perché l'Atalanta ha sparato troppo alto. Anche se io vivo in Olanda e i giornali olandesi ieri davano l'operazione già per fatta, anche se comunque si rifanno a notizie su giornali italiani, quindi nemmeno quelle da prendere in considerazione. Mi auguro che il Napoli ufficializzi quanto prima Gabri Veiga e prendiamo l'altro centrocampista che serve. Siamo pronti per iniziare il campionato. Zero disfattismi e completo sostegno ad una società che a mio avviso, anche perdendo Zielinski e Kim ovviamente per la clausola della quale il Napoli non è colpevole assolutamente, voluto dall'entourage del calciatore, abbiamo fatto un mercato da campioni d'Italia. Questa è la mia opinione, ovviamente concludendo i due nomi a centrocampo, che siano Lo Celso Gabri Veiga o Cop Meners Gabri Veiga con Zielinski che va via. Attenzione. Questa è la mia opinione ragazzi, sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao.